Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano, il vostro professore di italiano, e oggi siamo finalmente di nuovo qui per un nuovo commento. Il primo video in cui ho commentato un mio vlog, il vlog su Firenze, vi è piaciuto tantissimo. Allora ho deciso di fare un altro video in cui commenterò qualcos'altro, però questa volta non un mio video, ma il video di un'altra persona. Vi ho chiesto su Instagram se vi interessava l'idea di commentare altri video di altre persone e molti mi avete detto di sì, anche perché è molto interessante guardare video di altre persone con accenti diversi che fanno cose diverse e soprattutto insegnarvi la lingua nello stesso momento. Quindi per questo motivo oggi ho deciso di portarvi un video di uno dei miei youtuber italiani preferiti, Marcello Ascani. Marcello Ascani ha la mia età, credo, insomma 22-23 anni, è uno youtuber a tempo pieno e fa tante cose, tanti video di viaggi, crescita personale, finanza, insomma parla di tante cose sul suo canale e ho scelto per voi un video molto interessante. Nel video di oggi Marcello ha provato 3 pizzerie. Ha provato una pizzeria con una pizza che costava pochissimo, una pizza a costo intermedio e poi la pizza più cara d'Italia. Marcello è romano, quindi ha l'accento di Roma, usa alcune parole del dialetto romano, che però in realtà sono conosciute in tutta Italia, e parla velocissimo, ma proprio molto veloce. Io vi ho messo i sottotitoli, quindi non preoccupatevi, e vi spiegherò anche secondo me le frasi e le strutture più interessanti. Insomma, siamo pronti per iniziare? Io sono super emozionato. E allora iniziamo subito. Buongiorno ragazzi, mi trovo a Trastevere e sto per provare delle pizze. La pizza più economica, la pizza intermedia e la pizza più costosa. Qui io vorrei dire una cosa molto importante. Costosa, la parola costosa. Riascoltiamo un attimo. La pizza più economica, la pizza intermedia e la pizza più costosa. Come potete vedere, Marcello ha usato la parola costosa e tutti in Italia usiamo l'aggettivo costoso, costosa. Invece io sento che i miei studenti stranieri utilizzino preferibilmente l'aggettivo caro, cara, che anche vuol dire costoso, expensive. Però fatevi dare un consiglio. L'aggettivo costoso è estremamente utilizzato in italiano e tantissimi miei studenti non lo usano. Però dovete iniziare ad utilizzarlo, perché secondo me è molto più comune dell'aggettivo caro. Cioè, se io vedo qualcosa che costa molto, dico che è costoso. Sì, potrei dire anche che è caro, perché è la stessa cosa, sono sinonimi. Però cercate anche di usare costoso, perché lo usiamo tantissimo. Andiamo avanti. Va bene, iniziamo con la pizza di Carlo Menta, che è la più economica qua a Roma. Io ci vado da un sacco di tempo, è meraviglioso, fantastico, fenomenale. Siamo a Carlo Menta, io da sempre quando sto al liceo vengo. Qui Marcello ha detto liceo, ascoltiamo di nuovo. Siamo a Carlo Menta, io da sempre quando sto al liceo vengo. Liceo semplicemente è un modo che abbiamo in italiano per dire scuola superiore. Ora qual è il problema? Il problema è che liceo include soltanto alcuni tipi di scuola superiore, perché noi in Italia abbiamo diversi tipi di scuola superiore. Insomma, il sistema scolastico è interessante, però non posso spiegarlo in questo video, ma se vi interessa ho fatto un episodio del podcast proprio su questo argomento. Quindi potete andare sul mio podcast che vi lascio qui sotto in descrizione e ascoltare la puntata sul sistema scolastico italiano. È sempre costata 3,50 €. In ogni caso era il posto dove se volevo fare lo splendido con una ragazza la portavo qua. 3,50 €, offrivo io, 7 €. Fare lo splendido, ascoltiamo di nuovo. Se volevo fare lo splendido con una ragazza la portavo qua, 3,50 €, offrivo io, 7 €. Che cosa significa fare lo splendido con qualcuno? Super interessante questa frase, questa espressione. Fare lo splendido significa semplicemente atteggiarsi in un particolare modo per impressionare qualcun altro. In questo caso impressionare una ragazza, quindi fare lo splendido con una ragazza, cioè portarla a cena fuori, offrirle la cena, quindi lui sta facendo lo splendido in questo momento. Però lui dice faccio lo splendido ma spendo poco, no? Perché non voglio spendere tanto e questo è il posto perfetto dove portare la ragazza. Se volevo fare lo splendido con una ragazza la portavo qua, 3,50 €, offrivo io, 7 €.
E me la cavavo. E me la cavavo, anche qui cavarsela è un verbo pronominale che semplicemente vuol dire riuscire a fare qualcosa. Ora, riuscire a fare qualcosa non nel migliore dei modi, cioè non è che riesci a fare qualcosa nel modo migliore possibile, però comunque ci riesci lo stesso. Questo significa cavarsela. Di solito il verbo cavarsela noi lo usiamo spesso a scuola. Per esempio diciamo, come è andato il compito di matematica? Me la sono cavata. Cioè, sono riuscito a fare il compito di matematica, l'ho fatto, però non posso assicurarti di averlo fatto benissimo. Quindi in questo caso Marcello con "e me la cavavo" dice: riesco a portare fuori una ragazza, non nel ristorante più chic di Roma, però ci provo, insomma, è quello che posso fare. L'aspetto, come si può dire? Però in realtà, quando è calda specialmente, è proprio buona. Però in realtà è buona, a me piace un botto, a me piace un botto. Cioè, so che non è di ottima qualità, ma a me piace un botto. A me piace un botto. Questo è un'altra parola, un'altra espressione che usiamo spesso nell'italiano colloquiale e forse questo è più diffuso tra i giovani. Un botto semplicemente significa molto, un sacco. Quindi se io dico che qualcosa mi piace un botto, significa che mi piace tantissimo. Questo è prettamente usato dai giovani. Non ho mai sentito i miei genitori dire "mi piace un botto". Io lo dico sempre. Però, insomma. Quindi è slang prettamente giovanile. Vorrei tornare un attimo indietro però a dove Marcello dice qua "è proprio buona". Sentite. Però in realtà, quando è calda specialmente, è proprio buona, è proprio buona. È proprio buona, come potete vedere, non è buona, ma buona. Questo non è italiano, ma è semplicemente dialetto romano, perché a Roma la parola buono diventa bono o buona. Non sempre, quando vogliono. Lui qua voleva dire che la pizza era buonissima, allora ha detto "è proprio buona". Cioè, so che non è di ottima qualità, ma a me piace un botto. Sì, posso pagare con la carta? Sì, grazie, ciao. Grazie a te. Ciao. Ok ragazzi, vi faccio leggere lo scontrino. Sono 10 euro, abbiamo mangiato in due con 2 pizze e un'acqua, quindi alla fine 5 euro a testa, ma in realtà la margherita costava 3 euro, la marinara costava 2 euro. Oddio, non costa niente, è pochissimo, wow. L'acqua costava 2 euro, portare l'acqua da casa. Non si fa, non si porta l'acqua da... Sta scherzando, non si porta l'acqua da casa in un ristorante. Perché ricordate che in Italia l'acqua costa sempre, Costa, cioè nel ristorante. Non venite in Italia a chiedere l'acqua del rubinetto, tap water, non lo facciamo. Se in Italia vuoi l'acqua in un ristorante, devi pagare la bottiglia d'acqua. E il servizio però costava 1,50 euro a testa, il coperto, diciamo. Servizio o coperto, la parola più comune è coperto. Che cos'è? Beh, quando noi andiamo al ristorante, il ristorante avrà una piccola tassa, possiamo chiamarla, che si chiama coperto. Di solito costa 2 euro, 3 euro, poi dipende anche dal tipo di ristorante. Il coperto è semplicemente una piccola somma di denaro che noi aggiungiamo al conto finale per ogni persona, che copre il costo delle tovaglie, posate, piatti, ma anche dell'olio, del sale, del pane che ci portano a tavola, insomma tutte queste piccole cose. E poi ricordate che sì, in Italia paghiamo il coperto, in Italia paghiamo l'acqua, però non è necessario lasciare una mancia. Se volete farlo bene, però non è obbligatorio. Siamo in zona Monteverde, è un pochino tardi e ci stiamo dirigendo verso Infucina, il ristorante con la pizza più costosa di Roma. E ora scopriamo se ci fanno entrare e se ci fanno registrare. Sì. Allora, culatello, gran riserva 24 mesi con robiola delicata di capra e mozzarella di bufala DOP. Non so neanche cosa sia il culatello, ragazzi. Boh, il culatello è tipo un prosciutto, no? Boh. E neanche gran riserva Sì, 24 sì. mesi, so cosa voglia dire. Sai che forse ce lo dobbiamo far spiegare? Come potete vedere io sono solo un contadino che sta provando a elevarsi perché ha fatto 2 spicci con YouTube. Riascoltiamo questo. Come potete vedere io sono solo un contadino che sta provando a elevarsi perché ha fatto 2 spicci con YouTube. Ma non ci riesce. Ha fatto 2 spicci con YouTube. Ha fatto 2 spicci con YouTube. Questa è un'espressione bellissima. Allora, lui dice, è in questo ristorante, un ristorante costoso, un po' chic, dove ci sono sulle pizze ingredienti particolari che lui non conosce, dice, in realtà io sono solo un contadino. Cioè una persona della terra, una persona che non conosce
conosce queste cose tutte particolari, però che sta provando a elevarsi, cioè sta provando a diventare un po' più chic, possiamo dire, perché ha fatto 2 spicci con YouTube. Prima di tutto, che cosa sono gli spicci? Beh, di solito gli spicci sarebbe il resto, le monetine che ci avanzano dei soldi. Quelli sono gli spicci, le monetine. Quindi fare 2 spicci significa fare un po' di soldi. Quindi lui sta dicendo, io in realtà sono solo un contadino, ma sto provando a elevarmi, anche se non ci riesco, perché ho fatto un po' di soldi con YouTube. È la versione nostra, che è fatta con della polpa di pomodoro bio, dei datterini anch'essi bio appassiti in padella con aglio, olio e peperoncino, acciughe di cetara e origano mio personale che faccio io nel paesello da cui provengo. Ammazza. Io sono uno scettico in realtà. Ammazza. Io sono uno scettico in realtà. Ammazza, questa è un'altra parola tipica dei romani che significa semplicemente wow, quindi esprime stupore, cioè ammazza nel senso ah wow, che buona. Io sono uno scettico in realtà, non ci credevo. Eppure a me neanche piacciono tanto, non fanno neanche impazzire queste qua. Eppure qua è veramente... Non ho capito che ha detto, è stato super difficile mettere i sottotitoli qua, però sta dicendo che le acciughe di cetara sono buonissime e confermo perché anche io le ho provate e sono buonissime. Ma i pomodori sono buoni, ma pure l'impasto è meraviglioso. Sai che ero scettico perché ho visto poche persone nel ristorante? Di pomodoro bio, mozzarella di bufala appena appassita sulla pizza, pepe di Sarawak. Che cos'è il pepe di Sarawak? Non lo so, ma vabbè. Però la pizza sembra interessante. E olio extravergine di oliva Itrana 100%. Questo qua sembra fenomenale. Sto facendo una foto alla pizza, sì. E ora mi mangio anche una fetta di pizza. Facciamo le cose fatte bene. Se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, si è un po' ammorbidita. Com'è che si dice? Trovare il pelo nell'uovo. Che cosa significa? Riascoltiamo. Se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, si è un po' ammorbidita. Com'è che si dice? Lui dice, se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, si è un po' ammorbidita. Cioè vuol dire che la pizza era un po' morbida, molle, forse perché si era bagnata troppo con il condimento. Quindi trovare il pelo nell'uovo vuol dire andare a trovare il minimo difetto. Quindi la pizza che lui stava mangiando era molto molto buona, però aveva un piccolo difetto, cioè si era ammorbidita troppo. Se vuoi impressionare una ragazza, la porti qua, 25 euro a pizza, ma fai un figurone. Viola di capra delicatissima, mozzarella di bufala e culatello Gran Riserva 24 mesi. Questa è quella la più costosa da 28 euro. C'è anche il... Sì, pago io. Perché il video mio offro io. Verdetto pizza più costosa di Roma, penso. Alla fine costava 28 euro, non 30, non so perché. Io di solito sono contro le cose costose. Cioè, anche al video della carbonara non l'ho detto, ma ovviamente non vado a spendere 800 euro la pergola per mangiare. Chiedere ne vale la pena non è una domanda che ha senso col lusso. Perché è lusso, ne vale la pena? È lusso, ti piace il lusso? Ok, ma nessuno se lo può permettere. Ma nessuno se lo può permettere. Riascoltiamo. Ti piace il lusso? Ok, ma nessuno se lo può permettere. Allora, qui come potete vedere, lui sta facendo questo discorso interessante che dice io sono contro le cose costose, non mi piace spendere tanti soldi sulle cose costose come una pizza da 28 euro. E lui si chiede anche, ma ne vale la pena? Vale la pena spendere tutti questi soldi per una pizza quando posso mangiarla a 2 euro? Però allo stesso tempo dice, ma ha senso farsi questa domanda col lusso? Con le cose di lusso, come può essere per esempio una pizzeria di lusso? Ha senso farsi questa domanda? No, perché è lusso. Se ti piace il lusso e vuoi spendere soldi sul lusso, non ti fai la domanda sul prezzo, perché è lusso e il lusso costa tanto. Ma lui dice, ma nessuno se lo può permettere. Cosa significa permetterselo? In questo caso abbiamo il verbo permettersi, che semplicemente significa riuscire, essere in grado di comprare qualcosa con i propri soldi. Quindi in inglese to afford something. Quindi se io per esempio dico non me lo posso permettere, sto semplicemente dicendo che io non posso comprare quella cosa con i miei soldi perché non ho abbastanza soldi. Inaspettatamente per voi siamo saliti qua a Brescia per provare la pizza più costosa d'Italia. E quindi siamo da Sirani, che è una pasticceria in realtà, però se la sera alle 7:30 apre il ristorante, non lo sapevo, quindi siamo venuti alle 4, abbiamo aspettato 2 ore e mezza. E adesso ordiniamo questa pizza, ho visto che ci sono pizze molto costose e ordinerò la più costosa che c'è. Io su internet ho letto che la pizza più costosa costava 100 euro circa. 100 euro per una pizza? Vabbè, cos'è? D'oro? 100 euro, tantissimi. Un po' di meno. Voi sapete come funziona? Non sappiamo come funziona. Beh, già che in una pizzeria ti chiedono lo sapete come funziona, vuol dire che siamo in un ristorante di lusso,
Perché come vuole funzionare? Beh, al ristorante apri il menù, scegli la pizza e mangi. Quindi se ti chiedono, lo sapete come funziona? Vuol dire che c'è qualcosa di particolare, di esotico. Vediamo come funziona. Nella prima lista abbiamo i piccoli golosi che sono degli entrée. Da questa parte invece abbiamo tutte le tipologie di pizza. Ci hanno detto c'è una pizza con l'oro. C'è una pizza con l'oro perché? C'era una torta, c'era il pomodoro con l'oro e il pomodoro. Una pizza con l'oro! Wow, super interessante. Però l'hanno tolta. Lei dice l'han tolta anziché l'hanno tolta. Questo è molto molto comune tra le persone del nord. Qui siamo a Brescia. È molto comune togliere le consonanti, le sillabe finali del verbo essere e del verbo avere. Quindi anziché l'hanno tolta dicono l'han tolta, oppure per esempio anziché dire sono dicono son. Questo è molto molto comune. Quindi non esiste, quindi la più costosa che avete qual è? No, ma Giovanni, non devi essere così. No, non voglio essere. La più costosa È la 60 grammi. È È la 60 grammi. Perché ovviamente è al caviale. Una pizza col caviale! Wow! Secondo me quella con la burrata e la gratinata puoi prendere te. Quanti soldi hai, zio? Lui dice quanti soldi hai, zio? Zio è semplicemente un modo per chiamare un tuo amico, sia zio che zia. Ovviamente è un modo molto molto giovanile, però potete sentirlo molto spesso, soprattutto nei film, nelle serie TV o comunque tra i ragazzi. Ci diamo una pizza, ma facciamo parte dei pezzenti così. Dato che le pizze sono molto costose e l'amico dice ogni pizza costa 30 euro, cosa facciamo? Ci dividiamo una pizza? Però siamo in un ristorante di lusso. Possiamo mai prendere una pizza e dividerla in due? Così facciamo la parte dei pezzenti. Cosa significa fare la parte dei pezzenti? Questa è un'espressione molto molto comune in italiano. È quando noi ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo spendere dei soldi ma non vogliamo. E se non lo facciamo passiamo per pezzenti. Pezzenti è un termine molto 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 dispregiativo che si riferisce alle persone povere. Però molto spesso il pezzente si riferisce anche ad una persona che non vuole spendere soldi, quindi una persona tirchia. Non è un'espressione molto carina, però si usa spesso in italiano. Per esempio, vi faccio un esempio pratico. Dovete andare a una festa di compleanno e tutti stanno mettendo 10 euro per il regalo. Quindi tutti gli invitati stanno pagando 10 euro per il regalo al festeggiato o alla festeggiata. Però tu non vuoi mettere 10 euro, tu vuoi mettere solo 5 euro per il regalo. E allora un tuo amico potrebbe dirti: dai, non fare la parte del pezzente, sono solo 5 euro di differenza, per favore metti anche tu 10 euro come tutti gli altri. Quindi questa è l'idea. E quando ci basterebbe davvero poco per, insomma, essere anche forse educati. Avete capito il concetto? Andiamo avanti. Costa 90 euro la pizza. Vabbè, 30 euro più, 30 euro meno ormai. I soldi tua. Ok, qua l'amico dice i soldi tua. In realtà sarebbe i soldi tuoi, nel senso, dato che i soldi sono tuoi, fai quello che vuoi con i tuoi soldi, però questa L diventa R nel dialetto romano, nella parola soldi, e tua sta per tuoi. Quindi questo non è italiano, è dialetto romano, che è uno dei dialetti più conosciuti d'Italia, infatti tutti lo capiamo, anche perché è molto simile all'italiano. Scià, lascialo 2 pizze, quale vuoi? Scià, lascialo 2 pizze, quale vuoi? E poi Marcello dice un'altra parola, sempre del dialetto romano, molto molto comune. Non la usiamo nel resto d'Italia, però tutti la conosciamo. La parola è scialla, scialla. Scialla significa semplicemente stai calmo, tranquillo, non preoccuparti. Quindi lui dice, l'amico dice a Marcello, i soldi sono tuoi, le pizze costano 90 euro, e lui dice, scialla, non ti preoccupare, stai tranquillo. Prendiamo 2 pizze. Quali pizze vuoi? Quindi scialla, stai tranquillo. Scialla non cambia, non è che scialla si usa per il femminile, non cambia mai, è sempre la stessa. Significa semplicemente tranquillo, non preoccuparti, non c'è problema. Comunque siamo pronti nel caso. Sicuramente per la gratinata con la fuori menù. Il pomodoro San Marzano. Sì, e anche la 60 grammi perché va provata a questo punto. La 60 grammi, quindi hanno preso la pizza col caviale, pensate un po'. E lui dice perché va provata a questo punto. Che cos'è va provata? Va provata è la voce passiva del verbo provare.
Però come vedete, provata non è stata provata, che sarebbe la voce passiva normale. No, qui abbiamo va provata. Beh, quando noi davanti al participio passato di un verbo, in questo caso del verbo provare, provata, aggiungiamo il verbo andare, stiamo semplicemente dicendo deve essere provata. Quindi noi siamo in questo ristorante, abbiamo fatto diverse ore di macchina per arrivare a Brescia, ormai siamo seduti qua, cosa facciamo? Non prendiamo la pizza più costosa col caviale? Va provata, cioè deve essere assolutamente provata. Quindi deve essere semplicemente diventa va. Allo stesso modo deve essere può anche essere sostituito da si deve, quindi si deve provare. Sono semplicemente 3 modi per dire la stessa cosa. Si deve provare, deve essere provata, va provata. Questa è la 60 grammi. Allora, descrivo una pizza con del burro sopra il suo interno, con sopra delle palline nere che sono appunto il caviale. Allora, è molto delicata, ma è veramente buona. C'è anche la mozzarella, ma è fenomenale. Prendi una fetta. Il problema è che mi zozzo, non so mangiarla senza sporcarmi. Il problema è che mi zozzo. Anche in questo caso abbiamo un verbo. In realtà non so se questo verbo è specifico per il dialetto romano, forse sì, però è abbastanza comune anche nel resto d'Italia. Insomma, zozzarsi semplicemente significa sporcarsi, quindi mi zozzo, mi sporco. E lui dice, non so mangiare senza sporcarmi, infatti è tutto sporco di burrata, credo, ovunque. Non puoi mangiare. Marcello, ogni volta mangi come se non avessi mai mangiato da mesi. Sono pienissimo, ma comunque abbiamo ordinato un dolce. Cosa ci è arrivato? Tu hai i cannoli, questa è la crema pasticcera, ma noi facciamo un bordello. Ok, che cosa sta succedendo qui? Gli hanno portato i cannoli e loro devono riempire i cannoli con la crema pasticcera, però devono farlo loro. Poi dico, siamo in un ristorante di lusso e io devo riempire i cannoli, ma non può farlo lo chef. Vabbè. E lui che cosa dice? Dato che ha appena detto che non sa mangiare, che si zozza, si sporca sempre, lui adesso cosa dice? Facciamo un bordello, cioè facciamo un casino, cioè sporchiamo tutto con la crema pasticcera, perché è molto difficile questa cosa. Quindi fare un bordello semplicemente significa fare un casino. Allora, com'è andata? Vi è piaciuto questo video, questo nuovo format in cui io commento il video di un altro youtuber? A me è piaciuto tantissimo, mi sono divertito tanto e anche perché ho avuto tantissime cose da insegnarvi. Ora io vi consiglio, se non avete visto il video originale di Marcello, andatelo a guardare, perché ci sono tantissime altre cose. Io non potevo commentare tutto il video, se no questo video durava, non lo so, 3 ore. Però io vi consiglio di andare a guardare il video di Marcello per intero, perché secondo me è molto interessante. Ora, qui sotto nei commenti fatemi sapere, 1, se vi è piaciuto questo video e questo format in cui commento video di altri youtuber. 2, fatemi sapere anche com'è andato questo video. Per voi era difficile capire Marcello? Era facile capire Marcello? Cosa pensate del suo accento? Insomma, tutte queste cose qua, perché io sono davvero molto curioso. Adesso nel prossimo video commenterò o di nuovo un mio vlog, oppure commenterò il video di un altro youtuber. E se voi avete dei suggerimenti o volete che io commenti un video in particolare, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel mi piace per supportare il mio canale e ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale, ma anche di attivare la campanellina per non perdere nessun nuovo video. E se non mi seguite su Instagram, non dimenticatevi di farlo, Teacher Stefano, per essere sempre aggiornati e per guardare le mie storie in giro per l'Italia. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao! Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.